Cari amici, buongiorno e benvenuti in una nuova ed esilarante settimana. Come potete vedere sono già uscito perché è mega tardi, lunedì 24 febbraio e questa è la mia ultima settimana al lavoro. Il famoso lavoro che tutti voi ormai conoscete. Sì, l'ho mollato settimana scorsa. Se ancora non hai visto il video di settimana scorsa ti invito ad andare a vederlo. E benvenuti, settimana movimentata questa. Immaginate io che tiro fuori le chiavi così per poi accorgermi che non ci sono le chiavi, perché le chiavi sono qua ed erano rimaste fortunatamente nella tasca. Non so come sia successo, però si sono praticamente liberate. Considerando che Cristina arriva stasera da Siviglia dopo che ha fatto la maratona, e se non sa di cosa sto parlando riguarda. Guardate che bello arrivare a casa e trovare la luce. La luce, quella cosa lì, bianca sul muro, caschi, usa. Apriamo anche perché sono matto. Ah, brucia. Spostiamoci. Oggi, raga, iniziata la mia ultima, forse è meglio così, la mia ultima settimana in questo lavoro. Ebbene sì, l'esperienza è durata poco. Se non sapete di cosa sto parlando, ripetete questo video e capirete un po' quello che è successo. Esperienza breve, neanche troppo intensa, da cui ho imparato comunque tanto, perché veramente, raga, mi sono reso conto della potenza che si può avere, del fatto che vi possono forzare finché volete, ma se avete ragione, avete ragione. Io me ne vado perché no. Era tutto un po' programmato. Il posto di lavoro l'ho accettato solo esclusivamente per riuscire a rubargli dei... Guardate chi è arrivato. Hello. Guardate com'è, bella, stacca. Essere una six front runner non è stressante. Martedì. Io non so come ha fatto la Cri oggi a alzarsi e andare a lavoro, perché sono stanco io che non ho corso e sono stato a casa. Immagino lei che non è stata ferma un secondo. Guardate, e questa è la sua medaglia della 40ª maratona di Siviglia. Guarda che andrà appesa lì. Poi abbiamo deciso che finalmente prendiamo un portamedaglie perché la situazione qua inizia a essere un po' precaria. Ma bando alle ciance, colazione, poi andiamo a finire questa settimana in questo ultimo lavoro. Io sono, signori, e dopo un salto temporale eccoci a casa dopo questa giornata in cui ho mandato la mail dicendo che venerdì è il mio ultimo giorno. È tristissimo, non so se si vede ancora, ma avevo tipo le lacrime prima. Ma veramente materi di freddo tornando a casa col monopattino. Eccoci a casa. In quanto le Mentre correvo una maratona da 3 ore e 34. Come ci si sente essere quelli lenti della famiglia? Già un po'. Comunque cose che non posso fare con il mio fidanzato perché sono più veloce. Correre una maratona insieme. Andiamo a prendere il sushi. Scommettiamo che hanno sbagliato e ne ha fatto solo uno. Sì, era solo uno. Mercoledì 26 e sono in ritardo. Ore 15:12, siamo a casa, ma non vi sto parlando per questo, ma per un grande annuncio. È sparito. Il carrellino l'hanno raccolto. Finalmente. Se non sai di cosa sto parlando, disso pesantemente l'Irlanda e gli irlandesi. Sì, ho fatto un video in cui insulto pesantissimamente, te lo lascio qua. Vai a vederlo. Quindi vi parlo anche di quegli occhiali che non vengono rispettati. Poverini, sono lì da mesi ormai. Gli occhiali portinai. Vabbè, ormai sono parte di questo posto, cioè voglio dire. Giovedì 27 febbraio. Tardi. E tra l'altro mi sono dimenticato di mettere in carica il telefono, quindi scarico. Ci vediamo dopo. Ultimo giorno, domani. E oggi si esce ovviamente a 5:04. Occhiali, buon pomeriggio anche a loro, anche a voi. Signori, non so se le riconoscete, ma sì, oggi corsa con la piastra. Proviamo un attimino per capire se è fattibile andare a Roma con la piastra non avendola mai usata sulle lunghe distanze. Sono un po' pessimista su questo. È una scarpa che è abbastanza invasiva, nel senso che è abbastanza sia rigida che morbida, dà tanta risposta, ma devi correre bene. E se corri male non rende, e se corri piano non rende. Oltre a questo non dura una ciolla, nel senso che ci fai 300 km e poi la devi buttare, e costando tanto non le puoi usare sempre, oltre al fatto che fanno male anche le articolazioni se
usate troppo e male, e ho visto gente andarci a fare la spesa. Però ecco, il discorso appunto è questo, c'è da capire se la cosa è fattibile, quindi adesso facciamo questa corsetta e vediamo come reagisce. Iniziamo un attimino a usarle, perché altrimenti corsetta è abbastanza lenta, con qualche strappo. Una volta quando le usate per una settimana fate fatica a camminare, neanche a correre. Adesso vediamo, insomma. Dai, a dopo. Signori, andati, di cosa stiamo parlando? Penso di aver fatto il personale sui 10 km, spingendo praticamente il 30% del tempo. E niente, è andata molto bene, meglio dell'altra volta. Cari amici, fine. Sono arrivato a casa già da un secondo, ho sistemato tutto e adesso sto andando a prendere il taxi. Com'è andata? È andata bene. Insomma, ci ho fatto veramente nulla di niente. Giusto così, ho salutato tutti. È strano quando si cambia lavoro, anche se si sta poco. E alla fine si è passato 2 mesi. È sempre un po' di impatto, sai che comunque lì non ci entrerai più. È sempre un pensiero. Adesso ordino un taxi e andiamo in aeroporto. Aeroporto di Dublino. Arrivati. È venuta anche la nonna a prendere un Ciao, coraggio. Ciao, certo. Mi hai riconosciuto subito stavolta. Mi hai riconosciuto subito, Millotero. E certo. Gente, siamo a casa. Devo editare il video. Per domani è tutto pronto. Bisogna fare il video. Se no non ne dico il cacchio che esce. Ci vediamo domani. Andiamo a sciare. Sabato 1 marzo e siamo in Italia, a casa. Bruno sta arrivando. È lui. È il Bruno! Io ci porto una valigia che non mi ricordo dal tempo. Ah, fai anche il portinaio adesso? Dai. Porco cane. Tocca. Allora stiamo adesso scendendo giù di sotto da me per andare a prendere gli scarponi e gli sci. Cos'è che avevo dimenticato? Ho dimenticato gli scarponi a casa. Per fortuna non avete inerite. Esatto. Allo? Stai con la felpa di Levini? Siamo ricongiuntos. Gianno. Signori, siamo arrivati. Dove che siamo qua? Tirano, non Tirana, Tirano. Siamo arrivati in questo posto dove l'anno scorso ho mangiato i pizzoccheri più buoni di tutta la mia intera vita. Ristorante Il Tinello. È un anno che aspetto di tornare, veramente. Batterisci di graniero con polpo caprese. Il pizzoccheri. Mangiate dei pizzoccheri. Mangia il pizzoccheri con te. Fai schifo. Col brufolo lì è la parte migliore di te. Orrenda creatura, ignobile. Pizzoccheri. Vediamo appunto a Kiev, Sì. Che domande stupide le fai. Quei buchi sono mangiati dai vermi, super stagionato. Pranzo andato, abbiamo cambiato il pilota al momento. Gente, benvenuti a Livigno. Siamo arrivati. Questo è il nostro albergo. Sei contento, Gianni? Molto. Dimora degli dei. E noi non siamo sicuramente degli dei. Bellissimo. In questo albergo non ci sono chiavi, tutto automatizzato, tutto sul telefono. Adesso andiamo in camera. Bello, veramente bello. Bello. Dove li hai messi i documenti? Che bellino. Cos'è? Con vista. Grazie, ciao. Grazie. Allora, guardiamo il posto dei disastri. Questo albergo scricchiola. Bruno! Ciao, addio, ciao. Ovviamente anche qui c'è da correre. Questa palestra minimale però bella, tutto Tecnogym. A mezz'oretta scialla per dire le gambe che non sono in ferie. Io sono in ferie, loro no. E dopo tutta questa relax. Sì, però scendi. Scendi.
Non capisco se dopo questa esperienza sensoriale all'interno della sauna serve un bel background. Non capisco se dopo questa esperienza nella sauna ho perso anni di vita o li ho recuperati. Forse li ho persi. Adesso cena. Stiamo cercando di rincasare. Scivola. Oh, sti fidi di me. Buongiorno Gianni, andamento al bagno? Ah, sono andato a fare la pipì. Sì, ho fatto anche la cacca, ho sentito io. No. Domenica 2. C'è il 2 oggi. Domenica. Buongiorno. Le tutine? Loro buongiorno. Buongiorno. Il menù prevede yogurt. Squadra, sciare con gli amici pronta, abbiamo fatto il giornaliero, fino a 60 di euro il giornaliero, ne abbiamo fatto 2 giorni, praticamente il doppio. Ma raga, ma lo sentite anche voi questo odore di... È una cosa che non ho capito, conoscete cos'è questo? Non ho capito.